Da casa giapponese, anzi per meglio dire la filiale italiana, mi ha dato la V-Strom 1000 equipaggiata con le Pirelli Scorpion Rally, gomme tassellate M+S, e sono in questa location bellissima. Siamo in un bosco nelle Marche e abbiamo tutti i permessi, questo ve lo ricordo sempre, fuoristrada si fa dove è possibile. E lo sto usando in fuoristrada con le gomme tassellate. È un'esperienza di guida molto particolare. Ho verificato con Suzuki una cosa importantissima: queste gomme M+S non sono riportate sul libretto, sulla carta di circolazione della moto, quindi occhio, non è possibile usarle su strada. Adesso vi faccio vedere anche la moto nell'insieme. Telaio bitravi in alluminio, motore bicilindrico 1000 da 100 cavalli, cerchi a razze, forcella rovesciata regolabile, impianto Tokiko con pinze d'attacco radiale, forcellone in lega leggera e anteriore da 19 pollici. La V-Strom 1000 è una gran bella moto da strada, è un bellissimo 1000, ha una coppia bellissima ai medi, spinge molto forte, però adesso voglio vedere come va in fuoristrada. Stamattina l'ho già usata, lo vedete, è sporca e ve la dico proprio tutta senza tanti giri di parole. Non è una moto nata per il fuoristrada. In fuoristrada il cerchio da 19 pollici e l'avantreno pesante ovviamente pongono dei limiti alla moto. È una moto che mi piace tantissimo su asfalto. Adesso vediamo come va. Come vedete ho disinserito il traction control su off con il tasto di selezione. Noterete anche la spia dell'ABS disinserito. Questo perché? Perché è possibile disinserirlo l'ABS. Bisogna togliere il fusibile che c'è sotto la sella, lo riconoscete perché c'è scritto ABS. Ovviamente Suzuki non raccomanda questa cosa, ma si può fare. Per chi volesse usare la V-Strom in fuoristrada è consigliabile farlo, la moto va comunque benissimo. Partiamo. L'aderenza è precaria in salita, in guida in piedi e via. Il motore è dolcissimo, ha tanta trazione. Il fondo è sassoso, però la moto sale. Bisogna cercare la trazione muovendosi sulle pedane. La moto si guida bene nonostante il 19 anteriore, è abbastanza agile. Certo si sente il peso sull'avantreno, e l'altra cosa, bisogna stare molto attenti ai sassi e alle pietre per il paracoppa, per non picchiare e rovinare il collettore. Vedete, qua basta però saperla prendere e lei va su molto bene. Il motore è dolcissimo, pietre. Le Pirelli Scorpion Rally vanno molto bene, questa gomma tassellata è piacevole, la frenata senza ABS si gestisce bene, però non è una moto che è nata per fare queste cose. Si sente il peso sull'avantreno che rende bella la guida su asfalto. Infatti adesso siamo su asfalto e secondo me questo è il terreno d'elezione della V-Strom 1000. Qui la moto si comporta veramente bene. Chiudo la visiera così arriva meno aria nel microfono. Il motore è veramente piacevole. Adesso scendo, guardate, sono a 4000, no, a 2000 giri, scusate, in quarta, e guardate che erogazione. Pulito, non c'è uno strappo, appena 2 sussulti riprende subito. Se poi invece cerco la potenza, sentite la risposta, è immediata, è un motore sportivo. Tanto lo so che lo state pensando tutti, su strada è meglio questa o l'Africa Twin 1000, visto che sono comparabili come prezzo, cilindrata, ovviamente il cerchio è molto diverso. Infatti il 21 dell'Africa Twin anteriore rende la moto giapponese più efficace in fuoristrada, ma se usate la moto prettamente su asfalto, come penso che sarà poi nella maggior parte dei casi, la V-Strom 1000 è un'ottima moto, ha un avantreno più preciso, più stradale dell'Africa Twin, e il motore bicilindrico porta con sé, bicilindrico a V di 90 gradi, porta una maggiore pienezza ai medi regimi. Quindi a voi la scelta, sono comunque due ottime moto. La V-Strom è più stradale, l'Africa Twin è più orientata all'off-road, e questo è dimostrato anche dai cerchi. La V-Strom ha dei cerchi a razze in lega, ovviamente sono cerchi tubeless, mentre l'Africa Twin ha i cerchi a raggi con camera d'aria. Adesso faccio un'inversione. Vi ricordo che sto usando la moto con le gomme tassellate che non sono però omologate a libretto, quindi occhio se volete montarle, lo fate a vostro rischio in caso di controlli. E la V-Strom appaga e rende al meglio quando monta le gomme di primo equipaggiamento, gomme da enduro stradale. Vanno benissimo su asfalto e rendono comunque la moto guidabile e controllabile anche in fuoristrada. Magari quel sentiero che avete visto
un minuto fa diventa un po' difficile da fare perché non hai trazione in partenza in salita sul fango e sui sassi smossi, ma per il resto confermo quello che vi ho detto prima: ottima moto su asfalto, grande precisione di guida e motore spettacolare ai medi. Vi faccio sentire l'ultimo allungo su questa stradina. Vedete, prima e seconda in un attimo sono 95 km/h. La sella è molto comoda per il passeggero e i consumi sono stati ridotti moltissimo rispetto alla V-Strom 1000 del passato. Con questa moto è facile superare i 20 con un litro. Detto questo, vi saluto, alla prossima Maxi Enduro. Ciao a tutti! Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Dopo GP. Si sta interni e poi quando siamo a centro curva bisogna guardare l'attesa, siamo arrivati.